Bentornati con questo nuovo tutorial, la terza puntata del teschio parlante realizzato con ESP32. Se vi siete persi le prime due puntate vi lascerò i link qui in alto e anche in descrizione. Abbiamo visto nella prima puntata come ho realizzato il movimento del teschio con un servomotore montato all'interno del teschio, facendo un'acquisizione audio da un fonte che era il mio smartphone. Nella seconda puntata invece abbiamo visto come collegare l'ESP32 attraverso Serial Bluetooth Terminal, che è un'app Android, e finalmente siamo giunti alla terza puntata dove vediamo il progetto completato. Come vedete qui c'è un ingresso USB-C per l'alimentazione e lo alimenteremo con questo power bank. Questo sarà il volume delle casse, questo è il potenziometro invece della sensibilità della mandibola, e questo è l'ingresso audio. Qui come vedete ci sono due casse da 8 ohm e adesso vado a collegarmi con il Bluetooth. Ecco, come vedete adesso vado ad aprire Serial Bluetooth Terminal. Abbiamo una serie di comandi che possiamo inviare direttamente al teschio. Per esempio abbiamo questo pulsante LED on, ci farà accendere i LED. Con LED off li facciamo spegnere. Poi abbiamo 3 tasti: testa a sinistra, testa al centro, testa a destra. Poi ho inserito una nuova funzionalità che è Move On, Move Off. In pratica, attivando questa funzionalità, il teschio comincerà a girare la testa in maniera random. Adesso però vorrei provare a collegare una fonte audio in modo da farci raccontare una bella storia. E lancio il file Jack O'Lantern. In un antico borgo d'Irlanda viveva un uomo di nome Jack. Jack teneva per sé ogni centesimo che aveva, non condivideva mai nulla ed era così egoista che neanche il diavolo lo amava. Jack morì nella notte di Halloween. Bussò alle porte del cielo. Ho realizzato tutto il circuito su due basette. Questa superiore che ospita l'ESP32 in sostanza contiene solo i connettori del servo della bocca, le due resistenze per i LED per gli occhi, e poi abbiamo 4 cavi che sono l'alimentazione, la GND, l'audio in e il servo base, che vanno all'interno di questo tubo e vanno nella scheda elettronica secondaria. Questa è la base. Qui abbiamo tutte le connessioni, quindi facilmente rimovibili, dell'alimentazione. Qui abbiamo il PAM 8403, che è un amplificatore in classe D che va ad amplificare sulle due casse montate frontalmente. In più abbiamo questo potenziometro per attenuare l'audio in modo da regolare la sensibilità della bocca a seconda dell'audio che stiamo inviando al circuito completo. Ecco, quello che vedete è lo schema completo del nostro teschio parlante. Questa è in pratica la basetta superiore, quella che ospita il nostro ESP32. E qui abbiamo i pin 4 a 16 che vanno attraverso una resistenza da 220 ohm agli occhi. Poi abbiamo il pin 15
che va a comandare il servo della base che fa ruotare la testa. Abbiamo un ingresso 5 volt che proviene sempre dalla base, anche il ground che va sia ai LED, al servo della bocca e alla base. Il 13 è l'uscita dati per il servo della bocca e il 32 che è l'ingresso dell'audio analogico. Questi 4 cavi quindi sono quelli che viaggiano all'interno del tubo che sorregge la testa e vanno in questa morsettiera che è posta sulla basetta, il PCB della base. Qui, come vedete, questo è l'USB-C di alimentazione dal power bank, morsettiera del servo che fa ruotare la testa. Questo è il jack audio ground right e left. Una parte del segnale, come si vede, finisce nel PAM 8403, che è un amplificatore digitale in classe D. Circuito per preparare l'audio da inviare all'ESP32, e qui abbiamo un potenziometro da 1K per attenuare eventualmente l'audio, in modo da non rischiare di avere la bocca troppo aperta o che non si muova affatto. Allora, analizziamo velocemente quello che è lo sketch completo. Innanzitutto includiamo le 2 librerie necessarie, quella di Bluetooth Serial e quella di ESP32 servo. Inizializziamo i 2 servo, poi dichiariamo un po' di variabili necessarie sia per calcolare, per analizzare l'audio, e sia per i gradi da impostare sul servo della bocca. Queste 3 variabili sono molto importanti e servono a definire i valori minimo, medio e massimo di apertura della bocca. Qui inizializziamo la funzione Bluetooth per memorizzare i caratteri inviati dall'app. Inizializziamo anche i LED 1 e 2, che sono i pin 4 e 16 dell'ESP32, e poi una serie di unsigned long variabili utilizzate sia per rallentare il servo senza usare delay, e sia per i movimenti dei 2 servi. Queste definiscono la posizione centrale della testa, che è 50 gradi, la posizione 75 della testa a destra e 25 gradi, che è la posizione a sinistra. Nel setup inizializziamo un po' il tutto e facciamo anche un test ai LED degli occhi e lo spegniamo dopo un secondo. Non vado oltre perché la spiegazione diventerebbe veramente troppo noiosa. Vi chiedo solo di lasciare un like, perché questi video veramente richiedono tantissimo tempo, e vi ringrazio di aver visto questo video e ci vediamo alla prossima volta. Ciao a tutti!